Mi serve una soluzione da prendere i pannelli da qua e metterli lì. Questo carrello più o meno produrrà 3 kW di corrente. Oramai che non ho la corrente a Montemerzano l'avete capita, con tutti i miei progettini dei pannelli fotovoltaici, però come avete visto sono tutte isole con pochi watt di produzione. Visto che vorrei avere un centro con un po' di kilowatt, ho cominciato a ragionare dove mettere tutti questi pannelli, almeno 9 pannelli, quindi che è una certa lavorazione fare l'impianto e poi cavolo lo faccio là e dopo là mi verrà in mente un altro progetto e sarà in mezzo alle scatole, dovrò spostarlo. Mi serve una soluzione da prendere i pannelli da qua e metterli lì. Bene, quindi come faccio a trasportare i pannelli da un punto all'altro? Beh, o fare un trabaltello in legno o in metallo mettendoci sotto delle ruote, un asse, oppure ho trovato questo carrello, sono andato a prendere la Cervia, non con il quad, è un carrello per le barche, pagato poco, quindi se mi mettevo lì, fai la struttura, trova i mozzi, trova questo, trova l'altro, avrei speso probabilmente di più, sicuramente in tempo. Quindi ora andiamo a farci sopra una struttura, la faccio in legno perché tanto non è che debba durare 50 anni, magari dopo gli do una verniciata perché se la vado a fare in metallo è più pesante e andrei a spendere di più. Mi serve il legno. Grande mezzo, grande carico. In realtà non mi servono tutti, però già che sono andato in città a Modena ho detto ne prendo un po' di più per tutti i miei progettini che ho in testa. Guardate che bellino! Ammortizzatori funzionano. Ruotino che si solleva velocemente. Questa parte si allunga. Non so se mi servirà. E tra l'altro è un LB, che è una marca di un certo livello per qualsiasi tipo di rimorchio. 4 metri di lunghezza. Ok, due calcoli molto spannometrici, io non mi ricordo assolutamente nulla di trigonometria, quindi ho utilizzato una di quelle calcolatrici che trovate online per fare tutti i conti. Quello che mi interessa a me è questo angolo, questa inclinazione che deve essere dai 30 ai 35 gradi. Quindi altro dato che mi interessa, la base, non voglio che sia più di 260 perché sennò faccio poi fatica a passare attraverso le stradine. Quindi per avere un angolo di 35 gradi con una base di 260, questa altezza deve essere circa 180 cm. Quindi la parte dove andrò a mettere i pannelli avrà una superficie di 316 cm. I pannelli sono lunghi circa 1,70, pertanto saremmo a 3,40. Li farò sporgere un po' di sotto e un po' di sopra. Come prima cosa facciamo dei traversini quindi di 180, ne metterò 4 in questa direzione, lunghi 180. Utilizzo dei morali di 80 x 80, quindi sufficientemente robusti. Nel bosco di Montemerzano, dove il sole splende e chiaro, sto costruendo un sogno, un progetto straordinario, un impianto fotovoltaico su un carrello a ruote che immagazzina energia, 7 kW di notte, nel mio bosco incantato, tra gli alberi e il cielo blu, vivo il mio sogno che diventa realtà sempre più. Montemerzano, il mio rifugio, il mio paradiso verde, con l'energia pulita nel cuore si perde. Allacciamento con natura e libertà, dal sole, dal vento, dalla legna l'energia arriverà.
Che caldo! Secondo me vi ho detto 180, no, è 2,80, è 2,80 metri la base. Più o meno. La tecnologia è pronta, il futuro è già qui. Benefici economici e libertà. Tutto ciò che vuoi tu, tagliando il cordone con le utenze esterne. Monte Mazzaro è il mio sogno, una realtà che si conferma nel mio bosco incantato. Tra gli alberi e il cielo blu, vivo il mio sogno che diventa realtà sempre più. Monte Mazzaro, il mio rifugio, mia paradiso verde. E uno. Nessun allacciamento, solo natura e libertà. Dal sole, dal vento, dalla legna l'energia arriverà. Monte Marzano sarà servita da energia pulita e vera. Un impianto disconnesso, una rivoluzione intera. Una E due. rivoluzione intera. La tecnologia è pronta, il futuro è già qui. Benefici economici e libertà. Tutto ciò che vuoi tu, tagliando il cordone con le utenze esterne. Monte Marzano è il mio sogno, una realtà che si conferma nel mio bosco incantato. Tra gli alberi e il cielo blu, vivo il mio sogno che diventa realtà sempre più. Monte Marzano, il mio rifugio, il mio paradiso. La batteria. Con l'energia pulita, non come si prende. La natura è libertà. Dal sole, dal vento, dalla legna l'energia. Olio da taglio, sembra tempo sprecato, ma le punte vi durano una vita e si fuori il ferro come fosse burro. Un impianto disconnesso, una rivoluzione intera. Una rivoluzione intera. Ok, le fondamenta sono state fatte. Adesso vado a casa a mangiare e a bere un po' d'acqua fresca. Non vi ho voluto annoiare troppo facendo il video della costruzione della carpenteria, tanto sono due assi in croce, non è che ci voglia un genio, altrimenti verrebbe un video troppo lungo. Comunque oggi ho terminato un 30% del lavoro, ho fatto la struttura, adesso vi dico due cosine, due dettagli. Domani andrò a montare i pannelli e in un terzo giorno andrò a fare la parte dell'impiantistica. In realtà, come vedete, è venuta una cosa abbastanza imponente, non è che sia proprio maneggevole da spostare il tutto nelle stradine del bosco, però comunque non è un impianto fisso, quindi lo posso spostare da un punto all'altro più o meno. Ha una larghezza di circa 3 metri e una lunghezza di 4 metri senza il timone, col timone 5 metri. Ovvio che se avessi fatto invece, se avessi optato per meno pannelli, sarei riuscito a fare una cosa più contenuta, oppure
utilizzare pannelli nuovi che a parità di superficie rendono maggiormente, ecco che sarebbe venuto più piccolo avendo lo stesso i 3 kW. Questo carrello più o meno produrrà 3 kW di corrente. Ecco, diciamo che sarà comunque abbastanza semplice smontarlo. Tuttora che io ho fatto la struttura, questi qua c'è una vite lì, una vite lì, tolgo questi 4 traversini, quello lì è montato su delle cerniere, quindi eventualmente posso anche variare l'inclinazione. Al momento l'ho messo per 30-35 gradi, che è l'inclinazione ottimale per i pannelli fotovoltaici, però non è, cioè in mezz'ora, un'ora di lavoro riuscirei a rismontarlo. Vedete, tutta la struttura dove andranno montati i pannelli sopra sono praticamente incernierati su questi 4 travi, quindi se vado a smontare via i 4 traversini, questa qua oscilla. Sono stanco. Ragazzi, ci va un sacco di tempo, però il risultato comincia a piacermi. Ora devo capire dove mettere l'elettronica. Voi vi direte, ma come Manuel, non hai fatto un progetto, un business plan prima di... No, non l'ho fatto. Io sono fatto così, io ho un'idea, se mi metto lì a pensare come fare la roba che mi serve, dopo ci do mucchio e non parto mai. Quindi ho un'idea, parto, strada facendo si trovano le soluzioni. Quindi sicuramente per fare questo oggetto impiegherò come minimo una settimana, perché sicuramente mi accorgerò che mi manca questo e quello e l'altro eccetera. Diciamo che ho raccimolato le cose essenziali, che sono pannelli, legno e carrello, e in realtà ho già trovato anche una soluzione dove mettere tutta l'elettronica. Avrei potuto prendere un pannello di quelli, un quadro elettrico di quelli professionali, perciò hanno dei prezzi che non ne vale la pena, visto che comunque avete capito che sto cercando di risparmiare dove si può risparmiare. Pannelli sono usati. Allora ho pensato a una soluzione, ho trovato sempre qualche cosa di usato che protegga tutta la parte elettrica dalla pioggia e dalle intemperie. Vi faccio vedere. Eccolo qua, un baulone di quelli che va sopra alle macchine, sopra le vetture, sopra i portapacchi, trovato usato, 50 euro, perfetto. Bene, metto 2 traversini qua, da averlo qui, comodo, un po' protetto dalla pioggia, e comunque qua se ci piove sopra l'acqua non va dentro. Sono fatti apposta. Vi ho detto che sicuramente mi dimentico delle cose, eh? Le chiavi di questo baulone ce le ho a casa, devo andarle a prendere. Cacca. Dunque, lo voglio fare che ci stiano 2 batterie, al momento ne ho solo una, ma l'inverter che ho comprato, se non ricordo male, necessita di 24 volt, quindi servono 2 batterie. Considerate che questa batteria da 12,8 volt, 280 ampere ora, non riesco più a fare i calcoli, 12,8 per 280, 3580 watt, quindi molto spannometricamente, io non sono un tecnico perché in realtà ci sono dei coefficienti da ridurre bla bla bla, comunque vuol dire che io in teoria qua
dovrei immagazzinare 3,5 kW di corrente. Con 2 batterie arrivo a 7 kW. Considerate che una famiglia media di 2 persone al giorno consuma dai 6 agli 8 kW. Quindi ripeto, io non abitando qua, comunque il sole ce l'ho sempre, secondo me se riesco ad immagazzinare effettivamente 7 kW di corrente, tanto da avere 24 ore complete, quindi un giorno ad esempio che non ci sia per nulla il sole, ma se non c'è il sole io qua non ci sono perché non vengo giù a lavorare se c'è bagnato, vi farò sapere. Se c'è qualcuno sicuramente più esperto di me di impiantistica fotovoltaica eccetera, ditemi se i numeri che ho buttato lì, ripeto spannometricamente, se sono più o meno corretti. Un consiglio: nei commenti scrivetemi consigli tecnici, proposte, idee. Non mi parlate di legislazione, ok? Non mi scrivete ma non si può fare, ma devi chiedere questo, quello. Lo so, siamo in Italia, non possiamo fare niente, ma sono a casa mia, faccio quello che mi pare, ok? Ci faccio 2 sedi per le batterie, tanto che se giro col carrello non mi sbattocchiano avanti e indietro, Cosa importante, queste batterie sono quelle al litio ferrofosfato, non sono le classiche batterie vecchio stile al litio. Ormai le stanno un po' sostituendo tutte, perché il problema delle batterie al litio qual è? È che se la buchi, se fai un incidente, soprattutto nelle batterie delle vetture, sono altamente infiammabili e quando si infiammano è veramente difficile domare le fiamme. Invece queste qua al LiFePO4, litio ferro fosfato, sono estremamente più sicure. Ormai anche le vetture, quelle elettriche, soprattutto le vetture elettriche, utilizzano questo nuovo tipo di batterie perché effettivamente è un po' pericoloso utilizzare le classiche batterie al litio, perché finché un cellulare ti prende fuoco c'è da fare del danno anche lì, ma una vettura, cioè un cellulare sono pochi milliwatt, una batteria di una vettura sono come minimo, le plug-in sono circa 10-20 kW, una batteria di una full electric è buono di essere 70 o 100 kW, quindi lì è veramente una bomba. Purtroppo le batterie sono ancora il collo di bottiglia degli impianti, che siano fotovoltaici, che siano eolici. Cioè, il collo di bottiglia è ancora immagazzinare corrente, perché dimensioni importanti, pesi importanti, costi importanti, c'è ancora tanta strada da fare sul discorso batterie accumulatori. Banale fare il forellino prima di andare a avvitare la vite, perché altrimenti si rischia di far crepare il legno. Cimice secca. In questo spazio invece vado a mettere un pannellino sotto di compensato per poterci avvitare sopra l'elettronica, quindi l'inverter, un po' di morsettiere, un sezionatore eccetera. Allora, inverter ibrido da 3 kW, se non ricordo. Comunque dopo vi faccio una carrellata di tutti i prodotti, gli articoli che ho comprato e vi lascio il link, se mi ricordo. Sì, 3200 VA, 3000 watt, quindi un 3 kg. E anche per oggi basta. Domani faccio tutto il collegamento dei pannelli, farò 2 stringhe separate, metterò un sezionatore e andrò ad alimentare l'inverter. Non subito, perché prima è meglio attaccare le batterie e dopo i pannelli. Questo è il terzo giorno, mi porta via più tempo di quel che credevo.
Bene, adesso andiamo a collegare tutti i pannelli. Sono ancora indeciso se fare due stringhe separate o un'unica stringa. Questo inverter parte da 55 volt in continua fino a 450 volt in continua. I pannelli abbiamo detto che sono da 37,2 volt, quindi 37,2 volt per 8 pannelli siamo a 297,6 volt. Quindi con una stringa stiamo dentro al range. Mi dà anche un voltaggio nominale di 240 volt, quindi siamo un po' al di sopra del voltaggio nominale, pur essendo dentro al range, ma comunque non posso dividerle in due stringhe perché sennò arriveremmo a meno di 150 volt per ogni singola stringa e quindi ci abbasseremo troppo dal voltaggio nominale. Questi pannelli, essendo vecchiotti, hanno degli attacchi strani, non sono attacchi standard, quelli standard attuali sono fatti così, quindi li lascio comunque montati, non vado a sostituirli, visto che li metto tutti in serie, quindi utilizzo i suoi attacchi, eventualmente ci do dentro un po' di spray per contatti, tanto da arrivare all'ultimo, che utilizzo questo qua come ultimo, visto che qua sono stati tagliati i fili e quindi in questo qua metterò quelli standard attuali. Perfetto, il negativo collegato. Ora prendo suo fratello qua di fianco e taglio vecchio connettore e ci metto quello nuovo. Bene, quindi questo è il positivo di tutta la stringa. Qua vado a tagliare il vecchio connettore e sarà il negativo di tutta la stringa. Quindi adesso il sole è ancora là dietro, non è ancora frontale ai pannelli, quindi i pannelli abbiamo detto che sono da 37 volt, togliamo un 20%, quindi 37 meno 20 circa 31, 32, dai, dovrei avere 32 volt, 32 per 8, ormai sono arrugginito, sono 256 volt, dovrei avere 256 volt in continua, 259 volt. Bene, ora portiamo il nostro positivo e negativo all'interno del baulone, cavo per impianti fotovoltaici, perché hanno un doppio isolamento, in pratica con la corrente continua non si scherza. Adesso qua io non ho tanti volt e soprattutto non ho tanti ampere, ok? 8 ampere non sono pericolosi. Ovvio che quando si fanno impianti di un certo livello dove viaggiano dei 30-40 ampere bisogna stare un attimino attenti. Positivo. Dunque il positivo va utilizzato il connettore quello più piccolo, abbiamo un connettore grande, uno piccolo, quindi il piccolo, il maschio, quello che va dentro è il positivo, ma tra l'altro il mio ha un O-ring rosso, un plastichino rosso per far vedere che è un positivo, poi in più ha anche il segno del positivo, probabilmente non lo vedete. Vi lascio comunque in descrizione tutta la lista del materiale, ok? Inclusi cavi, connettori, la pinza crimpatrice. Dopo poi se date fuoco alla vostra casa non è colpa mia, Devo cominciare a dire nei miei video non fatelo a casa, io mi assumo le mie responsabilità e non quelle degli altri. Negativo.
Cavi dei pannelli sono arrivati, ci metto un sezionatore, forse sarebbe meglio mettersi dei fusibili, ma cerco sempre di recuperare quello che ho a casa. Tra l'altro è un quadripolare, sarebbe sufficiente bipolare, ma ce l'ho così, utilizzerò solamente due contatti. Questo è un sezionatore per corrente alternata, ma comunque regge fino a 415 volt, quindi siamo abbondantemente all'interno del range, e 63 ampere. Momentaneamente non ho una barra DIN, mi deve arrivare, metterò qua due barrettine DIN, in una andrò a montare appunto questo sezionatore, al di sotto di esso andrò all'interno dell'inverter, nell'altra barra DIN andrò a montare oppure sulla stessa barra. Non è una bella cosa esteticamente mettere la continua assieme all'alternata, ma voglio mettere un magneto termico invece per proteggere le prese a 220 che metterò all'esterno del pannello. Andiamo a misurare quanti volt arrivano. 2,51. Allora, come vi ho detto, io non faccio un progetto preciso dei miei esperimenti, quindi parto e strada facendo aggiusto. Quindi ho acquistato la batteria in un momento, il baulone in un altro, l'inverter in un altro, e mi sono accorto solo ora, porca miseria, che questo inverter lavora con batterie solo da 24 volt. Io ne avevo comprata una solamente in precedenza da 12 volt, con l'idea comunque in un secondo momento di ampliarla mettendo due batterie per avere non solo 3,5 kW di capacità, ma averne 7. Però ho detto lo faccio in un secondo momento, e no, in un secondo momento non posso, quindi adesso non voglio attaccare questa bimba. Ho due batterie piccole identiche di pari amperaggio, le collego in serie per avere i miei 24 volt e temporaneamente mi collego all'inverter per vedere che tutto funzioni. Dopo vado a mettere anche le prese Shuko all'esterno. Ci tengo a ribadire una cosa: io non sono un professionista, quindi non prendete alla lettera quello che sto facendo. Il mio canale YouTube è per far vedere che si possono veramente fare tante cose, il bricolage non ha limiti, però non sono un professionista, faccio cose addirittura consapevole che non andrebbero bene fatte così. Esempio, io adesso vado a collegare delle batterie con un filo nero sia per il positivo sia per il negativo. È una cosa da non fare. Vado a crimpare questi morsetti, non mi ricordo neanche come si chiamano, questi terminali, con una pinza che non è la sua. Ridicolo. La cosa più assurda, ho messo l'inverter sopra un pannellino di compensato di legno, che l'inverter va messo in un ambiente distante da qualsiasi cosa che prenda fuoco facilmente, il tutto all'interno di un baulone che non è un armadio, quelli per impianti elettrici, quindi pur essendo di materiale plastico, ma sono ignifughi. Questo qua prende fuoco, la struttura stessa è tutta in legno, quindi attenzione, guardate quello che faccio, mi fa piacere che mi guardate anche le cavolate che faccio, e fatele, se le volete fare, fatele in un modo fatto meglio, oppure non fatele proprio. Spero che vi divertiate a vedere gli esperimenti che faccio in giro per il bosco di Montemarciano. Non è un canale tutorial, ok? Sia ben chiaro, quindi occhio se qualcuno va a scrivere nei commenti ma sei matto, hai fatto questo, hai fatto quello. Calma, dopo c'è caso che risponda anche male, No, perché qualche giorno fa qualcheduno ha scritto sul mio video dove ho utilizzato la saldatrice, dove ho, se non ricordo male, appunto specificato nel video che non sono un professionista, che qua, che là,
Cioè mi ha messo un commento: video da togliere da YouTube assolutamente, vai a insegnare alla gente le cose sbagliate, stai saldando senza maschera. Cioè, quindi questo qua non ha seguito nulla dei miei video, perché tra l'altro dopo ho fatto un video, uno short apposta dicendo scusate, mi sono dimenticato la maschera, però abito un po' distante, non volevo tornare, non sono un professionista, né uno youtuber professionista né un saltatore. Cioè, questo però con arroganza mi ha detto a mio cugino, cioè no, l'ho cancellato, e sinceramente a lui non gli ho neanche risposto, perché qualcheduno ci vado pesante, quelli che entrano con arroganza, e dico: ascolta bimbo, vieni a casa mia, il canale è casa mia, quindi se ti piace rimani, se non ti piace vai via. Non è che io vengo a casa tua e ti dico ma che gusti di merda che hai, guarda che mobili che hai montato, no? o lo devo fare, quindi lasciamo perdere. Comunque, ripeto, queste 2 batterie sono provvisorie. Tra una settimana mi arriva l'altra batteria, metterò il filo nero e il filo rosso, ok? Bene, si è acceso, è già qualcosa. Queste batterie non dureranno tanto, perché sono quelle che erano nella macchinina elettrica di mio papà. Non abbiamo cambiate perché non faceva più chilometri, non erano più efficienti. In realtà però un paio l'ho già utilizzate giù alla baracchina, dove ho fatto l'elettrificatore solare. Vi lascio qua in alto sulla vostra destra, qua scusate, vi lascio il link per vedere il video se non l'avete visto. Quindi sono come le pile di casa, no? Che magari sono in un qualche strumentino che la pila quando inizia a scaricarsi non ce la fa più, però prima di buttarla via, almeno io faccio così, le metto magari nel telecomando del televisore per recuperare, per utilizzare l'ultima energia che hanno prima di cestinarle completamente. Stessa cosa, queste batterie le tengo perché quando devo fare, sapete, altri ripetitori per il bosco, per mettere internet ovunque, quindi una batteria così più che sufficiente. Allora, negativo, ingresso negativo, positivo rosso. Altra cosa, in un baule così stretto, così piccolo, l'inverter, quando poi vai a attaccarci della roba che ciucci corrente, si scalda, quindi sarà bene tenerlo un po' socchiuso. Sapete, criticare è facile, perché trovare i problemi è sempre molto facile. Lavorare, fare le cose è più difficile, è più semplice criticare. Io quando qualcuno mi fa girare troppi coglioni gli dico: va bene, presentiamoci, vediamo quello che faccio io, vediamo quello che fai tu, poi tiriamo le somme, perché di solito chi troppo critica c'è poco materiale dentro. Vediamo se scoppia. Non è scoppiato. Sta caricando le batterie, ok, è in carica. Comunque mi dice prima stava salendo la carica, adesso è ferma, secondo me sono già cariche. Mi dice che il pannello è collegato. Niente, adesso vado a guardare un po' il menu. Mettiamo 2 prese all'esterno, ci metto 2 asciugo, in realtà non ce le ho, non le ho trovate a casa, quindi sempre una cosa temporanea. Ci metto una presa normale volante, ma dopo ci metterò l'asciugo. Ragazzi, impianto terminato, sembra che funziona tutto in modo perfetto, quindi riepilogo. Al momento ho messo un banale sbagliato magnetotermico per le 2 prese fuori.
oggi mi dovrebbe arrivare un magnetotermico corretto da 16 ampere. Mi devono arrivare le due prese asciugo e tolgo questa qua volante. Mi arriverà tra una settimana l'altra batteria, tanto da poter mettere le due batterie grosse. Comunque, il compensato di legno sotto effettivamente non mi piace, quindi dopo un paio di prove che farò per vedere che effettivamente tutto funzioni nel modo ottimale, andrò a sostituire almeno questo compensato con qualche cosa di ignifugo, che possa essere bacchelite, che possa essere un pezzo di lamiera, adesso vedrò. Buoni fichi. Bene, progetto semi finito, ora mi manca da legarlo ai due angoli per terra. Vedrò se mettere dei picchetti con lo scavatore con una catena, oppure metterci due sassi grossi incatenato, perché qua quando il vento tira dice davvero. Comunque volutamente, anche se un po' contro antiestetico, ho tenuto i pannelli separati l'un l'altro, tanto che non faccia troppo da effetto vela. In realtà pensavo di mettere la fila di sopra lievemente inclinata maggiormente, tanto che il vento che colpisce qua sarebbe andato nel retro dei pannelli, quindi avrebbe fatto una forza opposta. Però non mi piaceva l'idea di avere due inclinazioni separate, visto che poi, essendo un'unica stringa, succede che il pannello che rende meno è lui il collo di bottiglia. Ipotizziamo, io ho 8 pannelli, ne oscuro uno, questo qua quindi produce un decimo rispetto a tutti gli altri, l'impianto si restringerà a un decimo, ok? Quindi è bene che tutti siano nella stessa identica inclinazione e che non ci sia un'ombra su uno piuttosto che sull'altro. Bene, mi raccomando, commentate, ditemi la vostra opinione, se secondo voi ho perso tempo. Tempo non si perde mai, quando si impara a fare cose nuove, si fanno delle cose nuove, anche se sono fatte male. Ripeto, non bisogna cercare la perfezione, ma nel mio caso, mettetemi nei miei panni, io non vorrò mai collegarmi alla rete elettrica, quindi tutto questo per me è scuola, è esperienza. Mi è costato abbastanza, perché le due batterie che andrò a mettere mi costano 1100 euro solo di batterie, quindi tutto l'alambicco, pur avendo utilizzato tanti oggetti di seconda mano usati, ma mi verrà a costare più o meno 2000 euro più 4 giornate di lavoro. Però se funziona come mi aspetto che funzioni, io già potrò lavorare tranquillamente avendo un bel po' di corrente a disposizione. Non ci caricherò la macchina elettrica, però per i lavori che dovrò fare secondo me sarà più che sufficiente. Ripeto, è un'esperienza, perché immaginatevi qualche cosa di fatto indubbiamente meglio, con la struttura in metallo, mettendo molti meno pannelli però nuovi. Quindi ipotizziamo, cioè, se vado a comprare dei pannelli nuovi, con una sola striscia io posso produrre lo stesso quantitativo di corrente. Commentate, hai capito Davide, Lele? Commentate tutti. Ciao, buon Monte Marzano.